Ciao a tutti, io sono Carlo Orlandi del corso di fotografia online e gratuito di Player 2 Lighting e in questo video parliamo del nuovo kit di filtri fotografici della KF Concept che è magnetico. Negli ultimi tempi più di una società ha iniziato a sperimentare con i filtri fotografici magnetici e questa è la proposta della KF Concept. Questo kit ha un prezzo che va dai 100 ai 130 euro in base al diametro che scegliete. In questo caso io utilizzo il diametro di 67 mm. All'interno del kit troviamo 4 filtri, ovvero un adattatore metallico, un filtro MCUV, un filtro ND1000 e un filtro polarizzatore circolare. In termini di velocità e comodità penso che nessun kit può battere quelli magnetici perché per mettere il nostro filtro ci basta avvicinarlo all'adattatore che abbiamo avvitato sull'obiettivo e per toglierlo ci basta toglierlo. E i magneti sono abbastanza potenti da permetterci di utilizzare normalmente la macchina fotografica e vediamo che non c'è modo che si stacchi semplicemente dal movimento. L'unico modo per staccare il filtro inavvertitamente è se ci sbattiamo nel senso appunto nella direzione in cui si può staccare normalmente. Però devo dire che quando utilizzo i filtri, quelli che si avvitano normali, spesso nella fretta mi è capitato di magari non indovinare bene la filettatura e rischiare di rompere la filettatura sull'obiettivo, oppure di avvitare male il filtro e magari dopo un po' si staccava e si poteva anche rompere. Invece in questo caso abbiamo con tranquillità, possiamo avvitare anche a casa il filtro che fa da adattatore, dopodiché i filtri magnetici si attaccano tranquillamente e la cosa interessante è che si possono anche impilare molto facilmente. Andando a vedere nel dettaglio i 4 filtri che troviamo in questo kit, abbiamo un primo filtro che è praticamente soltanto un anello adattatore, che è un anello di ferro con la filettatura del diametro che abbiamo scelto. Il secondo adattatore che si avvita sugli obiettivi è allo stesso tempo anche un filtro fotografico MCUV, ovvero Multi-Coated UV. E questo è un filtro che protegge la lente dai raggi ultravioletti. Nella fotografia analogica aveva un ruolo anche in termini fotografici, ma nel digitale soprattutto si utilizza come protezione per la lente esterna degli obiettivi. Dalle prove che ho fatto non ho notato problemi a livello di qualità e nitidezza nel momento in cui si utilizzava questo filtro, e la cosa comoda è che avendo sia questo sia l'anello adattatore, in pratica con un kit singolo possiamo avere la possibilità di scambiare questi filtri magnetici tra due obiettivi. Il terzo filtro che abbiamo a disposizione è un filtro ND1000 e questo è un filtro che sottoespone le nostre fotografie di 10 stop, quindi è un filtro pensato soprattutto per la paesaggistica, per esempio per catturare il movimento delle nuvole o anche il movimento dell'acqua, che sia del mare o di qualsiasi altro bacino d'acqua. Chiaramente per utilizzi normali nella fotografia il filtro ND1000 è molto spinto, quindi ci permette di controllare molto facilmente valori lunghi di tempo di scatto anche per esempio con il sole di mezzogiorno, ma è un tipo di filtro che difficilmente riusciremo a utilizzare per tanti altri tipi di fotografia e soprattutto per i video. Per quanto riguarda il filtro polarizzatore circolare c'è una cosa simpatica, che essendo l'attacco magnetico non abbiamo bisogno di altri meccanismi che ci permettono di ruotare il filtro, e il filtro polarizzatore è un filtro che vogliamo poter ruotare, visto che in base alla rotazione possiamo scegliere se avere più o meno riflessi polarizzati nella scena che stiamo fotografando, e potendo controllare questi riflessi polarizzati essenzialmente possiamo rendere più trasparente l'acqua e più saturo il cielo e la vegetazione. A livello di qualità di immagine sia il filtro polarizzatore che l'ND1000 sono molto buoni e non portano a un'evidente perdita di nitidezza oppure alla formazione di aberrazioni fotografiche. L'unica cosa da tenere presente però è che c'è un leggero spostamento nel bilanciamento del bianco, soprattutto con il filtro ND1000, che è una cosa anche un po' prevedibile visto che sottoespone di così tanti stop. Fortunatamente possiamo facilmente aggiustare questo problema se scattiamo in RAW, ovvero nei negativi digitali, dove aggiustare il bilanciamento del bianco non crea problemi all'immagine e alla qualità generale.
Devo dire che con il passare del tempo si vede sempre di più l'esperienza che la KF Concept sta maturando con le borse fotografiche, infatti anche con questo tipo di accessori comincia a fornire delle borsette sempre più belle e finora devo dire che un po' di tutte le marche che ho provato questa è la custodia per filtri più bella, soprattutto al momento dell'acquisto di un kit che già contiene altri filtri effettivi. All'interno della borsetta che si apre con una zip abbiamo 4 tasche imbottite e nella parte dietro c'è un anello a cui possiamo attaccare un moschettone oppure una cinghia che si apre con il velcro che possiamo utilizzare per attaccarla per esempio alla nostra cintura o anche a uno zaino. Questo kit di filtri magnetici della KF Concept è pensato soprattutto per la fotografia paesaggistica e mi piace che con un singolo acquisto abbiamo vari strumenti che ci permettono di fare tanti tipi di fotografie diverse. Il fatto tra l'altro di impilare uno davanti all'altro i filtri è molto comodo per impostare la scena perché per esempio possiamo scegliere quanta polarizzazione togliere dalla nostra immagine e solo quando siamo convinti del risultato mettere davanti il filtro ND1000 e aggiustare i valori di esposizione per averla corretta. Quello che mi piacerebbe vedere in futuro è una maggiore varietà di kit pensata per i diversi utilizzi, magari anche con un kit pensata per chi come me fa video, dove mi piacerebbe avere più di un filtro adattatore e vari filtri ND di intensità più basse per poter registrare i video controllando i valori anche di giorno. La KF Concept mi ha già assicurato che nei prossimi mesi saranno acquistabili singolarmente i vari filtri fotografici magnetici e i relativi adattatori. E a questo proposito scrivetemi nei commenti quale sarebbe il kit ideale di filtri magnetici secondo voi. Come sempre grazie per aver visto questo episodio e ci vediamo al prossimo!